Ce l'hai? Oddio! Ho fatto il pescione. Allora ragazzi, siamo arrivati al lago e ho deciso di partire con la canna da spinning, cercando di partire a Ned Rig e togliermi il maggior numero di esche possibile. Partiamo col TRD, il Ned Rig originale, e vediamo se riusciamo a prendere subito qualche pesce e far fuori subito qualche esca velocemente. Ok, primo lancio, esca arrivata sul fondo. Il Ned Rig praticamente è una tecnica in cui di base non devi fare niente, meno fai meglio, è una di quelle tecniche che devi cercare di muovere l'esca il meno possibile. Fai saltare, la si fa riscendere tenendo la canna dritta senza dare filo e si aspetta. Adesso è l'una di pomeriggio e siamo al centro della giornata, è fine giugno, sta facendo caldissimo, quindi un altro motivo per cui ho deciso di partire a finestra è proprio questo. Probabilmente i pesci non saranno particolarmente attivi a questo orario, magari con una presentazione finestra riusciamo a fregarli. C'è un piccolo basso proprio qua davanti ai miei piedi, vediamo se a vista è interessato allo Zimen. Questo è il lago in cui i pesci sono molto pressati, acqua molto limpida, quindi non è facile, però noi ci crediamo, speriamo di riuscire a completare la sfida. E questo è un lago che ha una taglia media molto alta, comunque quasi sempre in caso di mangiata, tratta di pesci. Un piccolo basso stava inseguendo un pesciolino sotto riva. Dicevo, questo è il lago in quasi sempre ogni pesce che si prende è sopra il chilo. Il fondale qui è pieno di sassi, che è il motivo per cui ho aumentato la misura del terminale in fluorocarbon. Normalmente uso un 8 libre, quindi uno 0,22. Per questo tipo di fondale ho deciso di salire fino al 12 libre, che è appunto uno 0,30, proprio per la quantità di rocce presenti. Fa un caldo ragazzi che non ci si crede, sto morendo. Sono qua da neanche 5 minuti. Non so se riuscite a vedere, ho davanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bassi. 9 bassi e nessuno di questi è interessato allo Zimen. Nonostante tutti questi pesci davanti, tocca cambiare zona e provare a vedere se stando ci troviamo un gruppo di pesci più attivi di questi. Quasi tutti vedo che cacciano questi pesciolini sotto sponda, molti sono piccoli bass, avannotti schiusi da poco. Non so se riuscite a vederli proprio sotto i miei piedi, più avanti ci sono i bass. Questo bass qua davanti a me che supererà tranquillamente i 2 kg. Ok, tempo di spostarsi. Allora ragazzi, ho deciso di cambiare esca, ho tolto i finesti RD perché ho avuto varie seguite senza che i pesci mangiassero, quindi adesso proviamo lo sciaddino della Yum che magari ha un profilo migliore. Finalmente abbiamo preso una mangiata. Veramente il pesce più piccolo del gruppo, ma comunque un bel pesce. Guardate, non so se riuscite a vedere, ci sono 4 bass tutti sopra il chilo. Qui uno che forse è sopra il chilo e mezzo sicuramente, vicino ai 2 kg, che seguono il mio bass durante il combattimento. Incredibile. Guarda quei bassi. Ed eccolo qua. Un bel pesce comunque. Sicuramente sopra il chilo, mi fa rivalutare il più grosso di questi qua, che era quasi il doppio di questo, quindi sarà stato vicino ai 2 kg. Pesce mangiato perfettamente, la parte alta del labbro. Eccoci qua. Bellissimo pesce. In buone condizioni, non è particolarmente magro. E finalmente abbiamo fatto fuori la prima esca, adesso passiamo alla prossima. Allora, Minno ha fatto il suo lavoro, secondo lancio, terzo lancio forse decisamente meglio rispetto al Finesterdi. Allora, sto cercando di pescare il più possibile le zone d'ombra perché, come dicevo prima, fa un caldo incredibile. Abbiamo una possibilità più alta di trovare una concentrazione maggiore di pesci nelle zone d'ombra dove l'acqua è un po' più fresca, specialmente sotto riva. Fino a vedere bass che inseguono avannotti di bass, mi fa ben sperare
per il fluke piccolo colore baby bass. Allora ragazzi, stiamo abbandonando il Ned Rig. Prossimo Zoom Super Fluke Junior, vediamo se riusciamo a fare subito un pesce con questo. Fluke è pronto, amo del 3.0, uso un filo abbastanza spesso perché secondo me affonda meglio l'esca. Niente, siamo pronti per andare, vediamo se col Fluke avremo risultati migliori. Vale. Ok, finalmente secondo pesce. Anche questo più o meno stessa taglia del primo, forse un po' più piccolo. Niente, lasciamolo andare. Basta così col fluke e basta così con la canna da spinning. Andiamo a prendere le attrezzature da casting. Allora ragazzi, sono andato a prendere le altre due canne. Andiamo con quelle da casting. Abbiamo montato lo swim jig col Keitech da 3.8 e il vermone trickworm della Zoom baby bass. E la situazione è bella complicata, i pesci non rispondono bene, fa tanto caldo, sono molto apatici. Non so se l'avete visto, ho lanciato a caso, c'era un bass lì di fianco. Come l'esca ha toccato l'acqua, gli ha dato, ma l'ha sputata subito. Vediamo se ci ridà. No, era anche un bel bass. Vediamo. No, l'ho sbagliato. Il fatto di essere così in alto sulla sponda di certo non aiuta. Che quando quei pesci mettono la testa verso alto per saltare non c'è angolo, come muovono un po' la testa riescono a sputare l'amo. Gallegge altra vaggiata sullo swim jig per aver recuperato galla. Un bel pesce. Preso. Bel pesciotto, più grande degli altri. Eccolo qua. Bel pesciotto, finalmente siamo riusciti a prendere un pesce a swim jig e abbiamo fatto fuori due esche in una, swim jig più Keitech. Guarda qualche boccona che c'ha. Bel pesce, probabilmente non so, penso 1,2 kg, 1,3 kg, al 1,5 kg non penso che ci arrivi. Adesso lo lasciamo andare. Un bel pesciotto. Non so se riuscite a vedere, guardate quanto si segna il filo in questo lago, dando il fluorocarbon dello 0,40, un 20 libre, ed è tutto già segnato. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati alla fine della prima sessione. Tra una ventina di minuti devo andare, che stasera lavoro. Proviamo a vedere se riesco a prendere almeno un altro pesce sul Keitech da 4 pollici. Ho messo su un underspin, mangiano sospesi. Ho preso il pesce a swim jig pescando a mezzo metro, 1 metro di profondità. Ho preso altre mangiate sempre pescando così. Vediamo se l'underspin funziona bene come lo swim jig. Appena preso una mangiata, come l'ha presa in bocca l'ha subito lasciato. Ho sentito tum tum, mi sembrava anche una bella mangiata, ma appunto non mi ha dato il tempo di poterlo ferrare. Il secondo giorno, oggi peschiamo con il belly boat. Andiamo avanti con la challenge che abbiamo iniziato ieri, di prendere un pesce con ogni esca dell'unboxing. E mi raccomando, rimanete sintonizzati e ci vediamo in acqua. Allora ragazzi, iniziamo così, ha un caldo torrido e di mettermi il bustino con la GoPro più la maglietta in questo momento non ce la faccio proprio, quindi iniziamo con la GoPro messa qua di fianco. Come prima esca, vediamo se riescono a ribattere la GoPro e ripartiamo dove abbiamo lasciato ieri, ovvero Keitech da 4 con underspin, sperando che da belli i pesci non ci vedono e siano più collaborativi sotto riva. Sull'underspin
riesco a capire la taglia perché continuo a nuotarmi incontro. Un bel pesce. Un bel pesce, comunque ripartenza che sto facendo. Preso! Pronti via, mangiato in caduta. L'esca ragazzi è scomparsa. Ragazzi guardate dove riesco. È scomparsa dentro la bocca. Decisamente un buon segnale, sarà stato il quinto, sesto lancio della giornata. Fuori. Lasciamo un attimino nel guadino prima di farlo ripartire, che d'estate con la temperatura più alta i pesci comunque vanno un pochino più in sofferenza. Abbiamo fatto fuori l'underspin finalmente ragazzi, siamo riusciti a fare fuori un'altra esca, pronti via. Adesso possiamo decidere se passare ai vermoni giganti oppure andare a finesse, se riusciamo oggi, non come ieri, a realizzare qualcosa nel rig. Mando una foto a Tia e a Simo che arriveranno più tardi, che sono due miei amici. Eccolo qua, è andato via da soltanto. L'avremmo dovuto rilasciare in ogni caso. C'è. Bel pesce. Nel rig, finalmente. Vediamo se riusciamo a salvarlo, vuole saltare adesso. Ecco che salta. Vieni qua, niente, non ne vuole sapere, entra nel guadino. Eccolo. Seconda esca andata ragazzi, anche questo l'ha inglobata. Un po' più piccolo del primo questo però. Intanto siamo a due esche fatte fuori, che non è male. Eccolo qua, Nedrick fuori. Ecco qua il pesciotto. Piccolino, in realtà sembrava più grosso da come tirava. Probabilmente non arriva neanche al chilo questo. Ecco che va via. Benissimo, benissimo, abbiamo fatto fuori due esche in mezz'ora neanche. Oggi decisamente più promettente rispetto a ieri sarà il fatto che pescando dal belly boat chiaramente non ci vedono e sono meno sospettosi, mangiano meglio. Chiaramente quando c'è così tanto sole la situazione è sempre un po' più complicata, i pesci sono un po' meno attivi e le tattiche migliori sono cercarli o nelle zone d'ombra sotto riva, che possono essere strutture, cover o ripari come alberi eccetera, o se no cercarli in profondità a ridosso dei gradini, sulle secche o su strutture in profondità. Comunque al momento della challenge ci mancano due esche a Ned Rig, il gambero della Yum e il Finesti RD classico, e poi ci mancano i vermoni, quindi lo Speedworm, l'All Monster e i Trickworm, quindi i vermi della Roboworm e i vermi della Zumba. Sto tornando indietro abbastanza velocemente che sono arrivati Mattia e Simone. Nel frattempo ne approfitto per pescare veloce a swim jig come facevo ieri, provando a vedere se si muove qualcosa qua a ridosso delle secche. Ho preso una mangiata poco fa, però nient'altro. Pescherei anche più in profondità, ma c'è un carpista che ha deciso di prendere metà del lago. Purtroppo va così. C'è il Simo con una delle sue grandi imprese. Facci vedere questo pesciotto, Simo. Grande Simo. E andiamo a prenderne altri. Che lancioni Simo. Basta, perso lo zoom jig. Ce l'ho. Finalmente un'altra mangiata. Non mi sembra grandissimo. Solita taglia, chilo, file 2. Eccolo qua, pesciottino, probabilmente non arriva neanche al chilo, sarà 7-8 etti, però finalmente torniamo a prendere un pesciotto dopo un bel po'. Allora ragazzi, sono arrivato sulle secche centrolago e riproviamo con lo Speedworm a Carolina Rig. Vediamo se si muove qualcosa. Allora Tia? Neanche una mangiata? Io adesso con sto passata ci ho beccato un po' di sassoni, un po' di robe. No. Ah, c'è la... mangiata? C'è?
Viene a cannone verso l'alto, eccolo, con lo speedworm a Carolina. Porca troia, gli ho dato troppo poco filo, sono un coglione. E anche quello che ha fatto Simo, in realtà poi l'abbiamo pesato 1,2 kg. Dove stai qua? Vieni qua. Opla! Lavate la GoPro. Claro. Primo lancio a Carolina. Come l'ultimo che ho fatto. 8 etti, 9 etti. No, 8 etti, 9 etti. Ok, lo lasciamo andare. GP release. E ho fatto fuori un'altra esca, posso cambiare esca adesso. Adesso metto il vermone da 10 pollici. Eccoci qua, prossimo sulla lista, l'All Monster. Allora ragazzi, purtroppo non mi sono accorto che si erano scaricate le batterie della GoPro, quindi penso che vi siete persi gli ultimi 3 pesci. Tra l'altro 3 pezzi importanti per la challenge, perché sono riuscito finalmente a prendere un pesce con il TRD di Zeeman, un pesce con il Ned Crow di Yum, quindi abbiamo finito il Ned Rig. Sono riuscito adesso, appena rilasciato, e mi sono appena accorto dopo il rilascio che la GoPro era spenta, ma abbiamo appena preso un pesce carino, tra l'altro sul chilo 4, con il vermone della Zoom, il Monster da 10 pollici e mezzo, e mancano solo i 2 trickworm, quindi il trickworm di Zoom e lo straight tail di RoboWorm. Continuo qua sulle secche perché sta pagando molto. Ho fatto 4 pesci nell'arco di mezz'ora, anche meno. Vediamo di completare questa challenge. Ce l'hai? Dio! Ho fatto il pescione. E quest'anno è il suo anno, arriviamo. E adesso lo pesiamo. Io l'ho visto saltare grosso, Sai che qua ti ha battuto il record. Tira un po' su, facci vedere. Ce l'ho. Poi mi dici che lui ti ha culo, sei tu trascinando a cazzo. C'ho la shaky, no, ti lascio la shaky head. Un bel pesce. Urco Diaz. Cioè guarda, questo sarà la metà, no, il suo, no, questo qua è grandino, ma poca roba. Già, intanto qua abbiamo fatto il trickworm. Tira fuori sto pescione, Simo. Minchia, raga, è gigante. Secondo me supera i 3 kg sto coso. No. Dici di no? È cortissimo, guarda quanto è spesso. Quanto cazzo è largo, tia? I 2,5 li passa. Dici di no? Quanto dici tu? Guarda che testa c'ha. Forse È che è magro. Forse fai 2-3. Pesa, perché pesa. Adesso lo pesiamo. Dai, con un verme dritto, cioè. Sto facendo tutte le esche, mi manca solo un'esca, ho finito la challenge, Allora vedi che la finisci. Mi manca solo un'esca, raga. Hai capito, guarda qua. Tiralo un po' più basso. Grandi, raga, vai, prendili tutte e 2. Mamma, grande Simo. Stringili un po'. Fai la tartaruga. Allora, guarda quello lì. Oddio, sembra un gigante. Ok, è andato. Raga, super pescione qua per Simo. Guarda l'esca è andata. Non l'hai slamato. No. Perché voleva aggiungere quella mezzoncia. È arrivato anche per Simo numero 2. Spec. Vai, bellezza. Ragazzi, mi sa che ci rimarrà sul groppone il vermone della RoboWorm. Adesso vediamo se nella strada fino all'uscita riusciamo a bucarne uno e completare la challenge, però c'è da ritenersi soddisfatti anche così, direi. Ragazzi, morta la scheda SD, cioè più che morta, piena la scheda SD, e però abbiamo fatto un altro pesce a buzzbait. Ve lo faccio vedere molto velocemente, se non mirava. Allora, buzzbait appena venuto fuori mentre lo stavo tirando fuori dal guadino. Eccolo qua, bel pesciotto. Lo lasciamo andare. Un altro pesce a buzzbait. Abbiamo abbandonato il vermone della RoboWorm, non stava producendo, un po' un peccato. Poi adesso devo scappare che stasera lavoro, quindi ho deciso di fare qualche lancio buzzbait e ha pagato comunque.
comunque. Allora ragazzi, è finita qui per il video. La challenge direi che è stata abbastanza un successo. Abbiamo preso un pesce su tutte le esche tranne sul vermone di Roboworm. Probabilmente se fossi potuto rimanere un'oretta in più sarei riuscito a prenderne uno anche su quello, però non mi lamento. Oggi alla fine sono usciti 9 pesci e mi spiace per i 3 pesci che non sono riuscito a filmare, però appunto sono molto soddisfatto. Mi sono fatto un'idea di come pescare alla gara domenica. È tutto qui per il video, spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale e alla prossima ragazzi.